Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, sono felicissima del fatto che mi state scrivendo in tantissime rispetto al video sull'anima gemella. È stato un lavoro molto impegnativo, come vi ho già detto. Ogni 2 anni lo facciamo perché, come avete visto, c'è tanta roba là. C'è un video da riguardare sempre, perché è proprio l'idea, per ogni archetipo, cioè per ogni segno zodiacale, quella è l'idea che farà plasmare le tue relazioni sulla base dell'incarnazione della tua anima, nell'attività relazionale, no? E quindi alcuni di voi mi hanno scritto forse l'ho già incontrata, forse l'ho già visto, e certo, ma perché l'hai già incontrata? Non è che l'hai già incontrata in qualità di una persona, in una persona magari hai visto un pezzo di te, in un'altra ne vedi un pezzo, in un'altra ancora sperimenti l'ombra, sempre dello stesso archetipo che è il tuo segno zodiacale. È normale che in ogni persona con la quale siete entrati in relazione avete visto quello che vi ho letto, e perché quello è il vostro archetipo. Allora, avere quell'idea nella testa ti permette di plasmare le tue relazioni con quella consapevolezza lì. Magari con alcune persone hai visto l'ombra di quello che ti ho letto, ti sei rivista nell'ombra. È stato un viaggio bellissimo che è entrata proprio nelle viscere. Io lo sapevo che avrei fatto un lavoro di questo tipo e ho visto che sta dando questi frutti che ancora sono nulla rispetto a quello che poi andrete a fare l'esperienza con quell'idea lì, con quell'idea lì. E quindi grazie ragazze mie, ragazzi, grazie. Le nostre letture hanno sempre questo velo iniziatico di risveglio. Grazie. Allora, sono riuscita a leggere qualcuna delle mail, delle tantissime mail. E vi ho risposto, come avete visto, anche a dei suggerimenti pratici. Quindi, per quanto riguarda le consulenze, ragazze e miei ragazzi, come vedete vi rispondo anche dopo un mese e mezzo, piano piano, perché sono tantissime le richieste e quindi io piano piano cerco di ovviare quanto più possibile. Nel frattempo, per le mie ragazze e ragazzi che hanno fatto la pratica dei 21 giorni, che trovate qua sotto all'info box dove c'è scritto approccio formativo parentesi 21 giorni, che vi reindirizza al post, sto preparando per voi una cosa potentissima, una sequenza fluida yoga sciamanico dove andremo a unirci eroticamente ai tuoi demoni. Che sta dicendo Francesca? Chi sono i demoni? Sono le tue più grandi paure. Tutti i demoni sono le tue più grandi paure. E si dice nello yoga sciamanico che quando la Kundalini dorme, la Kundalini è terrifica quando dorme, ma quando man mano che si risveglia inizia a diventare benefica. Ecco, i tuoi più grandi demoni sono le paure che hai quando Kundalini sta dormendo o quando non è canalizzata nel verso giusto. E quelli sono i demoni, le tue più grandi paure, no? Tu hai paura di tutto ciò che non conosci. Quando risvegli Kundalini non hai più paura perché integri il demone, la forza, il Dio. È la stessa cosa, Dei, daimones, demoni, sono la stessa cosa. E quindi andiamo a fare una sequenza rituale dove eroticamente ci uniremo ai tuoi demoni, cioè le tue paure, che sono le tue emozioni. Rabbia, frustrazione, tristezza, abbandono, gelosia, invidia, solitudine, impotenza, quelli sono i demoni. Allora noi che andiamo a fare in questo rituale? Andiamo a solleticare Kundalini attraverso delle respirazioni che andranno ad ampliare il tuo stato di coscienza, prima alterandolo e poi ampliandolo. Quindi dove andremo a intensificare il lavoro con la Kundalini, con delle respirazioni, con delle contrazioni allo sfintere anale e con delle contrazioni interne. Cioè andiamo a fare un lavorone per tutte le emozioni
che abbiamo, in modo tale da farlo sempre, e ogni emozione che abbiamo, con quella pratica tu ti autopotenzi con il demone, con il Dio. È una cosa potentissima che andiamo a fare. Molte di voi me l'avevano già chiesta questa pratica, poi in base alle mail che leggo erano settimane che sapevo che dovevo fare questa pratica, perché ha liberato me, cioè mi sono autopotenziata con i miei demoni, eroticamente. Che vuol dire l'unione erotica? Procreativa. Quando tu ti unisci eroticamente ai tuoi demoni, che sono le tue paure, il risultato dell'evento cambia. Ecco perché è procreativo, crea eventi diversi. Il risultato degli eventi cambia. E quindi se prima situazioni di paura che avevano come substrato le emozioni della rabbia o tristezza o solitudine o abbandono, tu le vivevi da vittima, quindi facendoti asfaltare ben benino dal Dio, come l'abbiamo fatto tutti, adesso tu con la pratica cosa fai? Tu ti unisci eroticamente al demone, alla paura, e l'evento che prima avrebbe creato paura non ti fa più paura, bensì hai un risultato di gioia diverso. Quindi andiamo a lavorare sul corpo, perché sul corpo che ci sono le nostre memorie, e se non lavoriamo sul corpo, quelle memorie rimangono attaccate. Quindi corpo, psiche, che è anima, e spirito. E quindi stiamo andando a fare questa cosa potentissima, potentissima. Sì, quindi ragazze mie e ragazzi, è tutto meravigliosamente, incredibilmente stupendo, stupendo. E andiamo a fare oggi le previsioni settimanali che vanno dal 15 al 21 settembre, dove poi andiamo verso l'equinozio, dove Persefone scenderà negli inferi di Ade e dove Demetra cercherà sua figlia Persefone. E vabbè, è un bellissimo momento, un bellissimo momento. Allora, che vi stavo dicendo, ragazzi? Non lo so, sono stanchissima. Sono stanchissima. È stata una settimana molto molto impegnativa, perché io, oltre a farvi tutto il lavoro per il canale, a rispondere alle mail, perché poi ogni risposta a una mail è un atto creativo, è un atto creativo, e quindi anche lì ci vuole impegno, ci vuole centratura, no? Quindi, che vi stavo dicendo? Ah sì, nel frattempo sto studiando yoga sciamanico e archetipi, archetipo madre, archetipo figlia, e quindi perché mi preparo all'esame finale, quindi sto facendo tante cose, sono felicemente a pezzi. Felicemente a pezzi. Allora, ragazzi miei e ragazzi, partiamo dal 15 al 21 settembre. Oggi mettiamo dei tarocchi oracolari che non mettevo da tempo, i tarocchi oracolari delle fate come prima variante e i tarocchi della dea. Allora, sotto l'info box trovate la timeline di ogni mazzo, potete sentirli anche tutti e due, no? Siamo un'unica famiglia, molti di voi le sentono entrambe come un messaggio unico. Vi segnate anche tutti i punti della settimana che andremo ad analizzare a livello di karma. I tarocchi leggono perfettamente il karma, cioè lo scenario collettivo per ognuna di voi è individuale, no? Poi ognuno di voi lo individualizza, e con i suggerimenti che poi apporteranno gli spiriti degli arcani. Ogni carta è uno spirito, no? Ogni arcano. Ok, allora dal 15 al 21 settembre, prima, seconda variante. E partiamo dalla prima. Facciamo la stessa modalità che abbiamo fatto l'altra volta, che non mi ricordo qual è, tra l'altro. Prendo l'agenda, aspetta. Poi dici, Francesco, incoglionita più del solito. Ma oh, meraviglia, questa è la sana follia. La sana follia. Allora, agenda. Ecco, ah sì, dovevo sbagliato, avevo scritto lettura settimanale, viaggio in 4 atti, cioè erano in 3 poi, no?
perché vedo doppio sempre, vedo doppio. Allora, mettiamola qua. Sì, allora, andiamo a vedere. Andiamo a vedere tutto, quindi ambito spirituale, lo spirito che apre la settimana, la prova, l'ostacolo, il dono nascosto, poi il teatro degli eventi, no? Dove vediamo il sociale, il lavoro, la famiglia, le relazioni sociali, la psiche, la salute, le energie collettive e poi andiamo sull'aspetto love, love, love. Dopo facciamo l'amore. Dopo facciamo insieme l'amore, tutte quante. Vi ricordo, ragazze e miei ragazzi, i segni zodiacali per il mese di settembre con i rituali annessi al tuo segno. Lo dico soprattutto per le nuove sorelle e fratelli arrivati nella nostra famiglia, nella nostra scuola. Segno zodiacale che trovate sempre nella home del canale. Va bene? Settembre 2025, segni zodiacali. Ok, allora partiamo. Sì, allora chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché il tuo sentiero sia illuminato dalla consapevolezza e tu vada incontro alla gioia e alla liberazione finale. Allora, prima carta, andiamo a vedere la cornice della settimana in 3 carte. Lo spirito che apre la settimana, qual è? Forse è meglio... No, vabbè, lascia così. Lo spirito che apre la settimana. La prova ostacolo di questa settimana. Il dono nascosto in questa settimana. Poi, seconda parte, il teatro degli eventi. Mettiamo 6 carte. Ambito sociale, lavoro, come si muovono le energie nel lavoro e nella società. Ambito famiglia, le dinamiche più vicine e domestiche. Ambito relazioni sociali, amicizie, cerchie, comunità. Ambito della psiche, la parte inconscia che emergerà in questi giorni, l'archetipo interiore, la parte interna che emerge, le forze in movimento, quali sono? La salute, il corpo come messaggero, cosa osservare e come ascoltarlo. E poi ci mettiamo come ultima carta finale le energie collettive. Mettila qua, mettila qua, fai una cosetta così, però. Le energie collettive. Allora, sì, allora. Andiamo a vedere adesso. No, adesso no, faccio un bel respiro profondo. Allora, ragazzi miei ragazzi, cosa accadrà in questa settimana? Allora, partiamo dalla cornice, la cornice della settimana. Vediamo lo spirito che apre la settimana, qual è? Boom, un bellissimo carro. Lo spirito che apre la settimana è il carro. È una carta di successo questa. Allora, questa è un'energia, qua dice, raggiungi il successo, no? Grazie alla tua dedizione alla disciplina. È il momento di festeggiare i risultati, sei al centro dell'attenzione. Quindi, come spirito che apre la settimana, questa è un'energia di vittoria, anche di disciplina e di movimento, no? Il carro bisogna prenderlo, dargli una direzione ai 2 cavalli. Qua sono 2 libellule, sui Rider Watt sono 2 cavalli, devi dare direzione ai 2 cavalli, no? Quindi questa è una settimana in cui c'è vittoria direzionata. C'è questa carta che dice: prendi in mano le redini della tua vita in questa settimana. Muoviti con sicurezza, cioè è il momento di avanzare, non lasciarti frenare da paure, dubbi, cioè il carro è decisione, determinazione, coraggio di scegliere la direzione e andare avanti. Questa è l'energia che è lo spirito che apre la settimana. Andiamo a vedere in questo carro qual è la prova, l'ostacolo che puoi incontrare nel cammino.
però datti una calmata, l'equilibrio, cioè vai ma lento ma veloce, l'equilibrio, questa è la temperanza. Guarda, la sfida è mantenere l'equilibrio, armonizzare le differenze, mediare tra visioni contrastanti. Per esempio, potresti sentirti in questa settimana di dover conciliare esigenze opposte. Voglio fare questo, però voglio fare quell'altro. Ok? Sia tue che di altri. Quindi il desiderio di andare veloce del carro e la necessità di restare centrata e paziente, questo è il senso per te. Il desiderio di andare veloce, ma rimani centrata e paziente. Va bene? Ciò che arriva ti arriva, senza che tu fai, senza che la tua mente abbia il controllo. Sono cose sottili queste. Qua perché c'è l'equilibrio qua? Perché il rischio è quello di o bloccarsi oppure di rimandare troppo per paura di sbagliare. Va bene? Quindi c'è questa spinta propulsiva, però rimani centrata. Lo vediamo durante la stesa. Ok. Qual è il dono nascosto di questa settimana? Ah, qua c'è la torre. Guarda, qua mi dice che questo carro distrugge ciò che è davanti che non ti fa avanzare, perché ci vai con disciplina. L'esperienza è la torre qua. Allora, la torre porta delle rivelazioni e dei cambiamenti improvvisi in questa settimana. Allora, a prima vista sembra destabilizzare, no, questa cosa, però in realtà è la liberazione da vecchie convinzioni. Oppure la liberazione da situazioni che non ti servono più, che ti impediscono di avanzare. Quindi questo è il risveglio che ti mostra la verità e ti apre a nuove possibilità. Quindi questo è il fulmine che illumina, non che distrugge in questa posizione come dono, va bene? È il fulmine che illumina, non che distrugge. O distrugge l'ostacolo che si pone davanti e quindi illumina il cammino. Chiamiamola come vogliamo, diciamola come vogliamo, ma nella sezione del dono la torre è il fulmine che illumina. E vediamo questa cornice come si applica nel teatro degli eventi, che sono enti, entità, spiriti in questa settimana, no? Le aree specifiche. Allora, ambito sociale e lavorativo, andiamo a vedere. E qua abbiamo un bellissimo asso di spade, l'asso d'inverno, e mi dice che nell'ambito sociale e lavorativo ci sono nuove idee, c'è chiarezza, c'è della comunicazione precisa arriverà. Questa settimana nel lavoro e nella vita sociale emergono intuizioni importanti, per esempio, ho una strategia, ho un progetto, ho una soluzione che taglia via la confusione. Qua ci andiamo alla torre, no? L'asso di spade arriva per tagliare la confusione. Quindi nell'ambito sociale e lavorativo è questo. Quindi potresti ricevere dei messaggi chiari oppure dover prendere delle decisioni nette. L'asso di spade qua è anche la verità che si afferma, cioè nell'ambito sociale e lavorativo qualcuno dice finalmente le cose come stanno e questo apre strade nuove ed ecco il dono benefico della torre. Ok, comunicazioni che tagliano dubbi. Ok, vediamo nell'ambito familiare o l'intimità domestica. E qua abbiamo il 4 di spade contraddistinto dal 4 di inverno. Guarda, qua la parola è riposo, meditazione, riposo. Non a caso in questa settimana io ti pubblico la nuova pratica rituale sciamanica da fare nell'attività domestica, cioè a casa. Quindi questa carta mi dice che in famiglia o in casa c'è bisogno di pace, di lasciare raffreddare le tensioni. Per esempio, ci potrebbe esserci della stanchezza da recuperare. E ci sono, vedo in famiglia o nell'intimità domestica, dei silenzi che curano. Oppure la necessità semplicemente di prendersi del tempo senza forzare chiarimenti in famiglia, ok? E questo è un ottimo momento per praticare il rituale e per fare le meditazioni. Rituale, quello che vi pubblico in settimana, che è una bomba. Cioè questa carta ti dice, in famiglia e nell'intimità domestica non tutto va risolto subito, perché la guarigione passa dal riposo, che poi è il riposo della mente, no?
quando tu muovi il corpo con le sequenze, con le pratiche, con la meditazione, vabbè, con la meditazione lo sapete, la mente si riposa perché tu stai andando sul corpo a lavorare, facendo il detox della mente. Ok. Andiamo a vedere le relazioni sociali, le amicizie, la comunità. E qua c'è tanto movimento, c'è il 2 d'autunno che è il 2 di denari. Qua nelle relazioni sociali, nelle amicizie, nella comunità vedo tanto movimento. Qua vedo degli impegni, molti impegni, inviti, richieste da più parti, facciamo questo, facciamo quest'altro. Vedo che questa settimana ti destreggerai tra priorità diverse, però lo farai con leggerezza, con gioco, no? Come se lo vedessi come una danza e tu faccia tante cose in modo danzando con la vita. Il 2 denari è proprio fare più cose contemporaneamente, no? Ecco perché a casa ti consigliano la meditazione, no? Lo yoga sciamanico, perché c'hai da fare, perché queste carte sono indicative, no? Questa settimana senti qua forte il bisogno di tenere tante cose insieme. Nelle amicizie può esserci, ci può essere leggerezza, allegria, persone che ti coinvolgono in più situazioni. Vedo molto movimento e anche leggerezza, lo sai fare con leggerezza questa cosa, va bene? Che è la cosa migliore. Ok, perché stai facendo le pratiche? Ok, vediamo la psiche, cioè la parte inconscia, no? Gli archetipi che ci sono dentro di te in movimento, gli archetipi sono forze. Per la psicologia vengono chiamati archetipi, per lo sciamanesimo si chiamano divinità, forze, le forze che hai dentro. E la regina di spade, è chiaro. Forte, paziente, autosufficiente, divertente. Sarai molto divertente in questa settimana. Allora, qua dice che la tua mente inconscia spinge in questa settimana per avere chiarezza e autonomia. Questa settimana sentirai forte il bisogno di tagliare ciò che non serve più e possono essere persone o abitudini o pensieri o tutte e tre. Questo è l'archetipo e la forza della donna saggia, anche dell'uomo saggio, no? Di quella persona che non ha paura di dire di no. Quindi interiormente si muoverà in te in questa settimana un processo di liberazione, cioè diventare più autentica o più autentico, più centrata su ciò che vuoi davvero. Non a caso la cornice è una bella cornice qua. Ok? Vediamo la salute, il corpo come messaggero, la tua salute com'è? Una bomba stai questa settimana, mi fai pure le posizioni del corpo, a testa in giù, testa indietro, testa avanti. Principessa di primavera, che è un po' il cavallo di bastoni in queste carte, no? Ottimista, entusiasta, creativa, piena di energia, cioè non c'era carta più bella sul corpo, sulla salute. Questo è l'elisir dell'eterna giovinezza. L'entusiasmo è l'elisir dell'eterna giovinezza. L'entusiasmo. Io sono anni che ormai ho questo postulato che mi manda avanti: giovani si diventa. Giovani si diventa. Mi ricordo che a 20 anni avevo proprio il peso delle aspettative dei miei genitori, della mia famiglia, avevo raccontato 100 volte, no? Quella, mia madre voleva che facessi il magistrato, mio padre che entrassi in banca. E ho fatto la cantante, cioè perché per forza, animata da un entusiasmo dirompente, però sentivo il peso, cioè, di tutte le responsabilità, cioè invecchiare da una prospettiva dell'anima significa sentire il peso di un mondo che non ti appartiene, perché la dimensione dell'anima è un altro mondo. Noi non possiamo cambiare il mondo, ma possiamo cambiare mondo. Cioè, cambiare mondo significa cambiare stato di coscienza e vedere tutto da un'altra prospettiva. E quindi ti dico, giovani si diventa. Io non ho mai avuto non so se si può dire così, un appeal, no, sex appeal, non lo so se c'è sex appeal, può darsi, non lo so. Non ho mai avuto un benessere oggi, cioè non ho mai avuto un benessere come oggi di quando avevo 20 anni. A 20 anni mi sentivo pesantissima, è il peso delle responsabilità, delle aspettative, è quello che ti invecchia. Cioè, come dice la mia maestra yoga sciamanico, quando facciamo le pratiche mi fa impazzire, mi fa morire, dice
mentre stiamo buttando il sangue. Dai, dobbiamo arrivare forti, sani e belli alla morte, perché noi non moriremo, ma noi transiteremo. Cioè, una cosa così ti eccita. Cioè, voglio dire, quando... perché nella mentalità comune che andando avanti con l'età ci si avvilisce. Perché è la mente, ma io ve lo posso dire, ma finché voi non lo sperimentate come l'ho sperimentato io sulla mia pelle, quando la conoscenza diventa, come diceva il grande maestro Shiro Aurobindo, potere automatico, cioè nelle cellule arriva la conoscenza cellulare. Quando queste informazioni dalla mente arrivano in ogni cellula, allora lì tu non sai più quello che ti sto dicendo, non lo sai, ma lo sei. Ecco, l'entusiasmo è l'elisir dell'eterna giovinezza. Dobbiamo arrivare sani, forti e belli alla morte, perché noi non moriremo, ma transiteremo. Questa è una frase che mi ha schiaffeggiato in una goduria pazzesca. Quindi torniamo a noi con la carta. Salute, non c'è la carta più bella. Qua in questa settimana il corpo vuole movimento ed energia. Tra l'altro partiamo con il carro. Cioè non restare ferma o fermo, ascolta il desiderio di azione. Cammina, danza, respira, dai spazio a un'attività che ti entusiasma. Questa carta ti dice che la salute questa settimana è legata al fuoco creativo, alla Kundalini, e io vi faccio la sequenza della Kundalini in questa settimana. Ok? Se ti muovi e segui ciò che ti accende in questa settimana, il corpo risponde con una vitalità supersonica. Ok, bene, adesso vediamo come stanno le energie collettive per te, cioè come rispondi tu alle energie collettive, no? Vediamo intorno a te in questa settimana. Bellissimo, regina di bastoni. Le energie collettive ti vogliono vitale, accesa come una bambina o un bambino, cioè vogliono la bambina o il bambino che è in te. L'energia cosmica in questa settimana sostiene il coraggio di brillare. Sostiene il coraggio che hai tu di brillare. Quindi è il tempo di credere in te stessa o in te stesso, di anche accettare il sostegno di persone forti, di persone talentuose che ti vogliono bene. Questa è un'energia femminile potente che ti invita a uscire allo scoperto in questa settimana, a esprimere i tuoi talenti senza paura. Collettivamente, a livello collettivo, il mondo, il sistema, il mondo, sì, ti spinge verso più autenticità e fiducia in te, specialmente per le donne e per chi porta luce. Per voi donne, ragazze, questa è la settimana in cui avete necessità, dovete per forza esprimere autenticità e fiducia in voi stesse. Per i ragazzi, gli uomini che stanno guardando, questa carta ti dice che il tuo femminile interno in questa settimana si rispecchierà anche in delle donne esterne, incarnate come donne, che accendono la tua voglia di esprimere te stesso. E devi seguire quella luce lì. Va bene? Ok. Quindi questa settimana, dal 15 al 21 settembre, si apre con una spinta fortissima a prendere in mano le redini della tua vita. Qual è la sfida? Non puoi fare tutto di fretta, però, devi trovare equilibrio e pazienza. E poi, quando meno te l'aspetti, arriva quella scossa che illumina. Nel lavoro e nella vita sociale, qua, prima di dirti il lavoro e nella vita sociale, siccome abbiamo due carte potentissime qua, ma qua abbiamo la temperanza, no? Che ti dice non puoi fare tutto in fretta, trova equilibrio e pazienza, sì, però tu avrai una forza propulsiva che ti spingerà a fare le cose di fretta. Bene, canalizzala con la pratica meditativa di yoga sciamanico, perché parte di questa energia predominante, prepotente, affinché non si disperda, tu la introietti e lavoriamo sulla Kundalini all'interno, ok?
Nel lavoro, nella vita sociale, qua c'è una decisione, una verità delle comunicazioni che ti aprono nuove strade. Va bene? Può essere una decisione che prendi tu, una verità, poi mi dite durante la settimana. In casa invece c'è bisogno di calma e di riposo, di lasciare che il tempo faccia il suo lavoro. Va bene? Nelle amicizie, nelle relazioni, qua ti chiedono leggerezza, leggerezza, capacità di giostrarti tra tante cose senza perdere il sorriso, insomma, facciamo questo, facciamo quell'altro, perché c'è questa spinta qua. Dentro di te la psiche in questa settimana sta lavorando per tagliare ciò che non ti serve. Anche confrontarti con queste dinamiche ti aiuta a prendere le misure, questo sì, questo no, con discernimento. Avrai anche tanta autoironia e anche non sarcasmo, però ti vedo molto ironica o ironico, molto, molto segno d'aria qua, insomma. Allora, poi il corpo qua ti chiede energia e movimento. Trasforma tutto lo stress che ci può essere in creatività e vitalità. E come sapete, lo yoga sciamanico è un rituale potentemente creativo. Ok? Il mondo intorno a te ti sostiene. Qua ti sostiene con la forza anche di persone amiche, di alleanze, no? Con l'energia cosmica qui che ti invita a credere in te, a brillare. Cioè questa è una settimana di forza, di chiarezza, di liberazione, non avere paura delle scosse, cioè tutto ciò che accade, anche se cadono delle cose, non erano più tue. Piuttosto guida la tua vita con determinazione. Riposati quando serve e lascia emergere la tua verità. Ok? La torre in questa settimana qui, che già magari qualcuno di voi che legge tarocchi vi vedo un po' rabbrividire quando esce la torre, o il 10 di spade, ma penso ormai che con me avete capito che sono tutti archetipi, simboli, no? Allora, questa non è distruzione la torre in questa posizione, è quel colpo di vento che abbatte ciò che stava frenando la corsa del carro. È come se questa settimana l'anima fosse chiamata a rompere un guscio, sai il pulcino che rompe il guscio, che non serve più, così che la forza vitale possa fluire senza ostacoli. Scusami. Per esempio, l'avevo condizionata io. Per esempio, scusa, facciamo sul piano relazionale affettivo, l'amore lo vediamo tra un po'. La torre è la rottura di un'illusione, non necessariamente di una relazione, di un'illusione, cioè della forma rigida con cui stai vivendo una certa relazione. Può trattarsi di aspettative troppo alte, di dinamiche di controllo, di dipendenze sottili che si sgretolano. Quello che cade non è l'amore vero, ma il guscio egoico o stantio di viverlo. Ok? Un esempio pratico. Se dentro una coppia c'era un certo non detto, che è stato accumulato, questa settimana può venire fuori con chiarezza, dirompente. Ok? Mi ricordo mia nonna lanciava i piatti a mia nonna. Accumulava. A un certo punto, non si sa perché, questa donna impazziva e lanciava qualcosa. E mio nonno diceva, Gemma! Si chiamava Gemma mia nonna. Che è successo? Perché tu questo, e andava fino alla preistoria. Una cosa del genere. Comunque fa bene rompere i piatti, ve l'ho detto. Io una volta in una terapia l'ho fatto. Ho rotto dei piatti, cioè questa persona aveva comprato dei piatti nella sua campagna apposta per la terapia, capito? E ho spaccato piatti, è stato bellissimo. Vabbè, non lo fate, ovviamente se lo fate, non l'ha detto la Francesca, però. Allora, quindi all'inizio sembra destabilizzante, no? In realtà è liberatorio, perché apre lo spazio proprio per una comunicazione più autentica, che guarda caso è indicata anche dall'asso di spade, questa comunicazione, no? Qual è il dono della torre? Che dopo il crollo rimane il terreno fertile e sgombro, pronto ad accogliere un nuovo seme. Per questo qua c'è scritto un evento importante ti cambierà la vita, una situazione ti offrirà opportunità più interessanti, eccetera. Cioè,
perché è l'inizio di un, come dire, di una nuova esperienza, va bene? È l'inizio proprio di una nuova esperienza, quindi la torre è la terapia d'urto qua, che permette al carro di avanzare. L'ostacolo è la temperanza che si risolve, mm? Perché si crea qualcosa di più autentico. In amore lo smascheramento delle finzioni, va bene? Eh sì. Allora, buttiamoci lì un oracolo delle fate, buttiamocelo lì. Vediamo cosa ci dicono gli oracoli. Questa sei tu, la guida spirituale. Quello che accade in questa settimana ti serve a sentire il maestro interiore e a seguire la tua guida spirituale, perché tu stai diventando un maestro spirituale. Lo scopo della tua vita è insegnare agli altri la guarigione e la spiritualità. Questa per me è una delle carte più potenti in assoluto che esistono, non solo di questo mazzo, perché quando esce questa carta ti fa capire dove stiamo andando noi umanità verso un risveglio collettivo, a diventare tutte guide spirituali, centrate, no? Che cosa significa insegnare agli altri la guarigione e la spiritualità? Guarire da cosa? Che cos'è la guarigione e che cos'è la spiritualità? Siamo tutti spirito, prima di tutto, è tutto spirito. Questa carta non è materia, è spirito, poi la mente la percepisce come materia. Ok, è tutto spirito. Che cos'è la guarigione? Imparare a superare la mente duale e razionale e vedere che è tutto spirito. Questo è l'insegnamento. Ma un insegnamento efficace non può prescindere dall'esperienza di chi lo comunica. Cioè, il successo che state raggiungendo migliaia di voi, rispetto a quello che vi suggerisco di fare, le pratiche, eccetera, voi non l'avreste raggiunto se io avessi preso un libro e avrei letto senza averne fatto l'esperienza. Perché ciò che vi arriva non è quello che vi dico. Quello che arriva è l'esperienza che ho fatto. È la vibrazione dell'esperienza. E la vibrazione della tua esperienza insegna agli altri. C'era un giorno Salvatore che disse, Salvatore Brizzi, un Buddha può anche leggervi le pagine gialle, ma sappiate che la sua frequenza sta lavorando dentro di voi, anche se legge le pagine gialle. Cioè, la vostra esperienza empirica, spirituale, che tutto è spirito, la vostra esperienza quotidiana con la consapevolezza che tutto è spirito, quindi la vostra esperienza quotidiana con profonda sacralità e rispetto per tutto ciò che fate e che vivete, è quello che arriva agli altri, al di là delle vostre parole. Mio padre non ha mai detto una parola, sapete, Gianni San non ha mai detto una parola, c'è poche parole, lo sapete, papà è di poche parole, ma la sua presenza, la sua stazza, la sua presenza, anche se non è enorme papà è piccolino, cioè, è un gigante enorme animicamente, cioè i suoi silenzi, le sue... Io ho capito tutto dal suo non detto, perché... E poi quella parola che diceva ti arrivava dentro nelle viscere, una sola parola. È questo che stiamo portando, mi spiego? Quindi tutto ciò che accade in genere anche in questa settimana è affinché tu possa insegnare la guarigione e la spiritualità agli altri, perché la incameri tu. Anche il piacere di danzare con gli aventi tra mille cose da fare, no? Il piacere di ritirarti nei tuoi momenti per potenziarti con le tue emozioni. Quindi, ricapitolando, questa settimana c'è un'energia di avanzamento dirompente. È tempo di guidare la tua vita, disciplina e passione. Non ci si può più trascinare, bisogna scegliere la direzione e restare saldi. L'inizio di un nuovo ciclo che chiede di prendere posizione. Con la temperanza qua la sfida non si tratta di fermarsi, ma di imparare l'arte della misura. E ci sarà bisogno di meditazione e di ascolto, per non cadere negli estremi.
Una rottura o una piccola grande rottura di certe situazioni ti libererà energia. Cade ciò che non è più autentico, anche se sembrava sicuro. Da questa caduta nascono nuove opportunità, aria fresca, visioni diverse, una spinta a ricostruire in modo più vero. E cosa succede nell'ambito di spade? Nell'ambito lavorativo sociale, spinta mentale fortissima, nuove idee, chiarezza, progetti che si aprono. Devi parlare chiaro qua, comunicare senza paura. Il mondo ti sostiene. Il rischio qua è un po' scoraggiarsi per gli ostacoli, ma la carta ti dice che l'energia c'è per superarli. Basta usare la mente come strumento di discernimento. Ok? E qua ti vedo poi nelle relazioni sociali con molti impegni, quindi l'unica cosa che ti dico, il rischio è di vivere le cose in un modo un po' frenetico, senza goderti il momento. E questa carta ti invita a portare leggerezza, divertimento, anche nelle situazioni di responsabilità, porta divertimento. Pronuncia Mao meraviglia. Negli aspetti sociali qua, amicizie, comunità, questa torre può indicare la caduta di rapporti superficiali oppure di maschere sociali non più sostenibili. Ma anche lì, cioè cadono le maschere sociali perché tu incarni il vero, no? Ma anche lì mica te la devi prendere con le maschere sociali. Cioè ognuno fa quello che può con i mezzi di consapevolezza che ha. Va bene? E qua ci sarà a livello psichico proprio una pulizia forte. Lascia andare ciò che non ti serve, perché c'è una forza interiore che ti rende lucido, anche se puoi sembrare fredda o freddo. No, va bene così, perché qua la torre agisce come un colpo liberatorio, cioè fa cadere vecchi autoinganni o vecchi attaccamenti interiori. E a sostenerti hai un corpo meraviglioso, qua in questa settimana tanta energia, vitalità. E lo devi anche tu con la forza della presa di risoluzione. In questa settimana devi dire: io prendo ferma risoluzione di riaccendere l'energia. E come fai? Segui la creatività, perché avrai tante ispirazioni. Questa è la carta della gioia nel corpo, e quando il corpo è gioioso è l'elisir dell'eterna giovinezza. E qua la torre come si manifesta nella salute? Che può manifestarsi come un cambio improvviso nello stile di vita o nelle abitudini che ti riportano energia. Ad esempio, da domani faccio questo, non l'avevi mai fatto, questa è la torre, cioè magari non ho mai fatto una passeggiata. Non mi sono mai messa a fare 20 minuti di passeggiata nel bosco, domani lo faccio, quella è la torre, c'è il cambio allo stile di vita. E a livello cosmico c'è una chiamata di fiducia in sé. Questa è creatività condivisa, collaborazione con persone luminose, sostegno reciproco. Questa è un'energia che porta forza e calore. E a livello collettivo, qua la torre, come la leggiamo? Qua può essere vista come la caduta di vecchi modelli sociali che apre la strada a comunità più autentiche. È quello verso cui stiamo andando. Ok? Quindi il filo rosso qua, fil rouge, è chiaro in questa settimana. Lascia andare il vecchio e faticoso per aprirti a un nuovo inizio più autentico e vitale. Ok? Ok, ragazze e miei ragazzi, adesso vediamo l'amore. Allora, andiamo a vedere l'amore per te in questa settimana. Usiamo le carte rosse. Allora, com'è la tua energia erotico-spirituale? Al di là che tu abbia una persona o meno, la tua energia erotico-spirituale, com'è? Andiamo a vedere l'energia dell'altro, sia che tu abbia già una persona nel cuore, sia che la persona che può arrivare in questa settimana come energia. L'energia dell'altro. Qual è il nodo karmico immaginale? Il nodo karmico nella relazione con l'altro, chiunque l'altro sia. Il nodo karmico.
la trasformazione possibile in questa settimana è la benedizione dell'amante mistico, del tuo spirito guida, sposo celeste o sposa celeste. Qual è la benedizione? Allora, anche qui soffiamoci un pochino, facciamo un respiro. Cosa accadrà nell'amore? Allora, andiamo a vedere prima di tutto la tua energia erotico-spirituale. E qua abbiamo un bellissimo asso di spade, lo troviamo anche, dove stava? Eccolo qua. Allora, la tua energia erotico-spirituale, qua è come se la tua forza interiore, la tua capacità di distinguere ciò che vuoi veramente, fosse più tagliente di sempre, fosse più tagliente che mai. Questo è un tuo desiderio consapevole, un tuo desiderio lucido di riconoscere il vero piacere, il vero desiderio, senza illusioni. Per esempio, per chi ha una persona nel cuore ma lontana o non ancora insieme, questa carta ti invita a portare chiarezza nei tuoi sentimenti. Cioè chiarire ciò che vuoi e ciò che sei pronta a dare, senza idealizzare la situazione, ok? Invece per chi è singolo, questo è il momento di riconoscere cosa davvero attira la tua anima. Cioè il tuo desiderio in questi giorni diventa una sorta di bussola per attrarre qualcuno che è in sintonia con te. Ok? Vediamo l'energia dell'altro, chiunque l'altro sia. E qua abbiamo la voglia di incontro, l'altra persona vuole un incontro con te. Il 4 di bastoni è la carta della celebrazione. La persona che può entrare nella tua vita in questa settimana o l'energia dell'attuale partner porta con sé qua un potenziale di armonia e di festa interiore, no? C'è qualcuno che può dare sicurezza emotiva, gioia condivisa, un senso di casa nel cuore. Quindi per chi ha una persona nel cuore, l'altra persona ti potrebbe mostrare in questa settimana dei segnali di apertura, di stabilità, oppure ti può mostrare proprio il desiderio di costruire dei momenti felici insieme, la voglia di incontro. Invece per chi è singolo, io qua vedo incontri, con tutto sto fuoco, qua vedo incontri. Potresti incontrare qua qualcuno che ha una natura molto equilibrata, rassicurante, che ti ispira fiducia, leggerezza. Vedo questo incontro qui. Ok, vediamo qual è il nodo karmico per te. Il 9 di denari, è chiaro. Sai che devi sciogliere? Lo fai con le pratiche e tutto, non lo fai, fai intenzionalmente le pratiche con la voglia di liberarti e succede questo, cioè la liberazione di questo. L'autonomia emotiva, cioè voglio stare con l'altro, però non devi avere bisogno dell'altro. Perché qua emerge il tema del merito e dell'indipendenza, no? Cioè emerge qua la necessità di sciogliere quel ho bisogno di te. Questa è l'autonomia emotiva, il rispetto per i propri bisogni. Cioè c'è un legame sottile qua tra libertà personale e relazioni. Per esempio, forse sei stata troppo dipendente da qualcuno, oppure ci si è sacrificati troppo e la lezione qua è recuperare la tua dignità, il piacere di stare bene da soli. Questo è il nodo karmico che emerge in questa settimana con questo incontro qua, con questa relazione qui. Per esempio, se hai una persona nel cuore, il nodo riguarda la paura di perdere autonomia nel legame, oppure il bisogno di equilibrio tra vicinanza e libertà. Può essere tuo questo nodo, dell'altra persona, tanto è uguale, se vi incontrate perché dovete evolvere, no? Quindi magari la vedi troppo indipendente o tu sei poco autonoma o poco autonomo, viceversa. Quindi questo è il nodo. Perché single? Qua la lezione è capire che l'amore non nasce dal bisogno, ma dal piacere condiviso e dalla propria pienezza, cioè la voglia di condividere la propria interezza, non ho bisogno di te. Ok? Vediamo qual è la trasformazione possibile. Bellissimo, l'imperatore. Allora, la trasformazione in amore riguarda la capacità di creare basi solide, e le basi solide le puoi creare soltanto quando c'è questo nodo karmico sciolto.
Cioè, prendere le redini, ricordiamo il carro, e definire regole sane. Per esempio, per chi ha una persona nel cuore, la trasformazione qua potrebbe manifestarsi come una decisione concreta. C'è un passo avanti nella relazione, dove c'è autonomia da ambo le parti. C'è un accordo chiaro che definisce i ruoli senza rigidità, ma con la propria dignità. Per chi è singolo, l'energia dell'imperatore qua ti aiuta a strutturare questo tuo desiderio, cioè a capire chi attrarre e come costruire un incontro stabile sulla base di questo nodo sciolto, cioè la chiarezza dei sentimenti. Ho desiderio? Sì. Ho un incontro? Sì. È possibile la strutturazione di un rapporto solido? Sì, con alla base la propria dignità. Ok? Vediamo qual è la benedizione dell'amante mistico. Wow, un altro asso di coppe. Qua c'è un nuovo inizio in amore. Perché queste carte mi stanno parlando proprio della perfetta integrazione tra voglia, desiderio e dignità emotiva. Quindi la benedizione è l'asso di coppe, è la vera magia, l'amore come flusso divino. L'asso di coppe qua ti porta delle emozioni pure in questa settimana, degli inizi spirituali, profondità del cuore, è la carta della connessione mistica. Cioè la benedizione qua indica che l'amore che arriva o si rinnova in questa settimana è ispirato, è sacro, è portatore di gioia, di rinnovamento. Quindi se hai una persona nel cuore, qua io vedo un incontro o questo momento di connessione che avrà proprio una qualità sacra, anche nelle piccole attenzioni o nella vicinanza emotiva, mi spiego? Per chi è singolo, qua potreste avere più opportunità. Ecco perché ti dice stabilisci cosa vuoi veramente. Perché ti vedo giovane, fresca o fresco, attraente. E allora qua c'è un incontro importante per te, che non è solo attrazione fisica. È proprio una risonanza anima-anima. Energia erotico-spirituale vera. Ok? E vediamo un po' con i miei potenti oracoli, lui, lei, cosa ti dirà questa persona? O qual è l'energia che la muove? Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto, l'info box in descrizione, i miei oracoli. Sei bella da togliere il fiato, te l'ho detto già con le carte qua. Gli piace da impazzire, gli toglierai il fiato a questa persona. Sei bella da togliere il fiato, sei bello da togliere il fiato. Eccola qua dove casca l'asino. Sei bella da togliere il fiato, bellissimo. Sono insicuro, la mia è solo apparenza. Allora potresti vedere una persona molto sicura di sé. Non è così. Perché anche questa persona ha lo stesso nodo. Ok? Magari non ha paura dell'impegno e quindi ti fa vedere che è singolo accanito. Sono insicuro, la mia è solo apparenza. C'è una fragilità, quindi se lo percepisci sicuro di sé non è proprio così, ognuno ha le proprie fragilità. Poi davanti a questa energia come stai vibrando tu, una persona no, si... Oddio, chi è questa? Capito? Cos'altro? Voglio sentire addosso il tuo respiro. Qua c'è sogno, immaginazione. Vuole sentire addosso il tuo respiro. Sto male senza di te, appunto. Però magari ti dice che non è così. Queste sono le energie potenti che muovono questa persona. Sì. Guarda, adesso immaginiamo tutte le carte insieme come cornice generale per te in questa settimana. Allora, queste energie le uniamo con le energie dell'amore, no? Allora, l'asso di spade nella tua energia erotica spirituale risuona con l'asso di spade che avevamo qua, che è l'asso d'inverno. Nel lavoro sociale, no? E ti porta chiarezza, decisione, direzione consapevole.
così anche in amore tu sai esattamente cosa vuoi senza compromessi inutili. Il 4 di bastoni dell'altra persona qua trova un po' un eco col 4 di spade qui, no? Della zona familiare. Qua c'è armonia potenziale, c'è stabilità, ma anche bisogno di tempi e spazi giusti per incamerare bene il nodo karmico, ok? Un po', cioè, stiamo insieme e poi c'è la propria libertà, insieme libertà col giusto equilibrio. Infatti questo nodo il nodo di denari qua, il 9 di denari, dialoga molto con la regina di spade della stesa precedente, perché dice la libertà e il rispetto di se stessi è diventato il fondamento per creare relazioni sane. E l'imperatore qua come trasformazione è proprio l'energia che supporta questo carro qui, e mi dice che c'è forza e struttura nelle relazioni, cioè la capacità di mettere ordine sia fuori che dentro, cioè portando l'amore a concretezza e sicurezza. E poi l'asso di coppe qua è la benedizione dell'amante mistico, che vibra con che cosa, paradossalmente? Con il dono della torre. E sì, perché qua il cambiamento, le rotture e le liberazioni della settimana aprono lo spazio per connessioni emotive profonde, che arrivano pure, arrivano nuove, no? Come acqua fresca che scorre finalmente in un vaso vuoto, ok? Questo è il senso. Quindi, come sintesi narrativa, per quanto riguarda l'amore, questa settimana c'è un potente mix: chiarezza, desiderio autentico, apertura a connessioni gioiose, stabili, libertà e rispetto per se stessi, 9 di denari, concretezza nelle scelte e strutture sane con l'imperatore, e infine c'è un flusso puro e sacro di amore, l'asso di coppe. Tutto questo è sostenuto dalla cornice generale, dove vediamo che c'è movimento, equilibrio da trovare e rotture liberatorie che aprono spazi per l'amore vero, quello che nutre l'anima. Ok? Sì. Quindi tutto sommato io vedo in questa settimana che vedo che inizia con una spinta propulsiva dove alcune cose crolleranno, proprio perché l'anima del mondo vuole così. Allora questo è proprio in questo spazio liberato che emergono nuove possibilità, idee brillanti, connessioni autentiche, nel lavoro, nella vita sociale arrivano intuizioni chiare, soluzioni brillanti. In casa, nelle relazioni intime, qua serve riposo, silenzio per caricarsi. E gli amici e la comunità ti portano tanta leggerezza e divertimento, mentre dentro di te la psiche lavora per liberarsi di vecchie convinzioni, dando spazio a una mente lucida e il cuore libero. Qua ti vedo energeticamente potente, il corpo in movimento, le energie collettive ti sostengono in questo, ti incoraggiano a brillare. E anche nell'amore è speciale, perché la tua energia è chiara, decisa, pronta a riconoscere il vero desiderio. L'altra persona, chiunque sia, ti dà stabilità, ti dà gioia, e insieme questa settimana potete costruire qualcosa di sicuro e grazie a questo 9 di denari equilibrato, sicuro e armonioso. Quindi è il momento di rispettare la propria autonomia, il proprio valore senza compromessi, e fare l'esperienza all'interno della coppia con questo. Quindi il cuore in questa settimana riceve proprio la benedizione dell'amante mistico. Quindi questa settimana è: cammina con determinazione, media con saggezza, lascia cadere ciò che non serve più, coltiva relazioni e desideri che rispecchiano la tua verità più profonda. Perché è il tempo della chiarezza, dove il cuore e la mente possono finalmente dialogare in armonia. Questa è una settimana bellissima, bellissima, ok? Ok, ragazzi miei ragazzi, non aggiungo altro. Detto questo, passo all'altra variante, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante. Andiamo a vedere come andrà e come sarà questa settimana. Allora, prendiamo sempre in esame la struttura. Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu possa
realizzare in questa settimana la gioia e la prosperità in ogni tuo passo. Allora, vediamo 3 carte per la cornice della settimana. Qual è la cornice della settimana? Prima carta, qual è lo spirito che apre questa settimana? La forza, lo spirito. Seconda carta, qual è la prova o l'ostacolo in questa settimana? Terza carta, qual è il dono nascosto? Poi andiamo nel secondo atto, il teatro degli eventi. Ambito sociale, lavoro. Come si muovono le energie nel lavoro, nella società? Come si muovono le energie all'interno della dimensione familiare, cioè le dinamiche intime, domestiche. Come si muovono le energie nelle relazioni sociali, nelle amicizie, nelle cerchie, nelle comunità. Come si muovono le energie nella psiche, cioè la parte inconscia che emerge. Quali sono le tue forze interiori che emergeranno in questa settimana? Gli archetipi interiori. Poi la salute, cioè il corpo come messaggero, come ascoltarlo. E poi quali sono le energie collettive, cioè ciò che influisce a livello cosmico su di te. Ok, ragazze mie, ragazzi, facciamo un bel respiro profondo. Cosa ti accade in questa settimana? Allora, andiamo a vedere lo spirito che apre questa settimana. Qual è? E qua abbiamo un bellissimo re di denari che qui è contraddistinto da una donna perché sono i tarocchi della dea, no? Questo re di denari è lo spirito per te di questa settimana. Che cosa ci insegna questo re di denari come spirito, no? È un'energia solida. Si apre la settimana con un'energia concreta, con un'energia autorevole. Cioè è come se il cielo ti dicesse ora è il momento di prendere le redini, di gestire ciò che è nelle tue mani con saggezza, di gestire ciò che è nelle tue mani con cura, con responsabilità. Questa carta parla sia di denaro, ma non solo, parla di maturità, parla di affidabilità, di capacità di pianificare, di portare avanti dei progetti importanti. Ok, così apriamo questa settimana. Quindi a livello pratico spirituale io ti vedo in questa settimana che hai proprio la forza di mettere ordine, ti vedo agire con disciplina, con dedizione. Ogni scelta che fai in questa settimana, con questa energia di apertura, se sei consapevole, darà risultati tangibili. Io qua vedo delle opportunità di lavoro, anche la gestione ottima delle finanze, dei progetti personali o dei progetti domestici che richiedono organizzazione e metodo, va bene? Questa energia invece nei rapporti attiva autorevolezza, sicurezza e attira delle persone affidabili. Delle persone affidabili. Vediamo qual è l'ostacolo principale di questa settimana o la sfida. L'autonomia. Il 9 di denari, l'autonomia. Questi denari mi parlano di concretezza, no? Di gestire il piano spirituale sull'atto pratico. E questa è la sfida legata proprio all'autonomia e all'indipendenza. Cioè la settimana ti può portare a dei momenti in cui sentirai il bisogno di difendere il tuo spazio, di difendere i tuoi successi, di difendere la tua libertà personale. Cioè qual è la prova in questa settimana? È riconoscere il tuo valore senza sentirti isolata. Il nodo qua con questa carta sta nell'equilibrare l'indipendenza e le relazioni.
la tua libertà e gli impegni verso gli altri, cioè un equilibrio con profonda maturità. Quindi io ti vedo a livello di manifestazione concreta, in questa settimana ci possono essere delle situazioni in cui le altre persone potrebbero mettere in dubbio le tue decisioni. Quindi potrebbero tentare di influenzarti o chiedere troppo. Qual è la lezione? Dire di no senza sentirti in colpa e mantenere il controllo della tua vita. Questa è la prova, ok? Qual è il dono nascosto da tutto questo? Boom, la chiarezza. Il cavaliere di denaro e il cavaliere di spade. Il dono della settimana è questo. La possibilità di fare questo, di agire con decisione, di agire con intelligenza quando si presenta l'occasione. Quindi, questa carta è un invito a non temere il cambiamento improvviso, cioè ciò che arriva porta crescita e possibilità. Quindi che succede a livello di manifestazioni pratiche con questo dono? Vedo nuove idee sul lavoro, oppure delle comunicazioni importanti anche nella vita e nella sfera pratica. Qua vedo degli incontri che ti spingono a fare delle scelte rapide e decise. Sì, vedo un'opportunità che richiede prontezza qua. E tu come dono avrai l'opportunità di essere sul pezzo, ok? Comunque lo vediamo durante il corso di tutta la lettura. Abbiamo visto qual è la cornice, no? Adesso andiamo a vedere gli ambiti. Come primo abbiamo messo l'ambito sociale e lavorativo. Vediamo qual è l'energia nell'ambito sociale e lavorativo. Infatti vedo la resilienza da parte tua, il 9 di bastoni, no? Il 9 di bastoni è la resilienza. Qua c'è una donna che con tanta fatica ha coltivato le sue rose, proteggendole, quindi forza e resilienza. Quindi la settimana ti richiede perseveranza e resilienza, quindi è possibile che tu possa incontrare delle tensioni, ma la chiave è la determinazione e la capacità di mantenere fermezza senza arrenderti. Per esempio, a livello concreto, qua vedo che potresti gestire dei progetti complessi, oppure affrontare piccoli conflitti con i colleghi e anche sostenere delle responsabilità importanti. Quindi cos'è in pratica? Tu in pratica cosa farai? Proteggerai i tuoi confini, difenderai ciò che hai costruito e non ti scoraggerai di fronte a nessun tipo di difficoltà. Ti vedo molto forte, molto matura o maturo. Ok. Vediamo nell'ambito familiare cosa accade, cioè nell'ambito più intimo, più domestico, no? Vediamo. Qua abbiamo una bellissima energia del matto. Vedo che nell'ambito familiare o nell'ambito domestico c'è un'energia di novità e leggerezza, spontaneità in casa, vedo. Quindi io vedo che qua possono esserci in questa settimana dei cambiamenti inattesi nella vita familiare o domestica, oppure delle occasioni di gioia improvvisa. Eventi inaspettati, cambiamenti nei ritmi familiari, nuovi modi di organizzare la quotidianità, questo vedo. Quindi in pratica cosa bisogna fare qua? Accogliere il nuovo con curiosità, cioè lasciare andare le rigidità, essere flessibile nelle relazioni più vicine a te. Flessibile, ok? Novità, flessibilità. Ok. Vediamo adesso nelle relazioni sociali, quindi con gli amici, nella comunità, vediamo che cosa abbiamo. Qua abbiamo il 2 di spade, necessità di prendere una decisione. È possibile che nell'ambiente relazionale, amici, persone, le situazioni amicali, no? Nelle comunità, ci potrebbero essere delle piccole indecisioni o dei conflitti tra amici, oppure anche tra colleghi, E qui c'è la necessità di trovare dei compromessi senza perdere l'integrità. Cioè, cosa fare? In pratica, ascolta, pondera e scegli con calma. Cioè, in quest'ambito, nelle relazioni sociali, evita le scelte impulsive o le reazioni emotive, evitale. Va bene? Ti ricordo che abbiamo con il re di denari, la cornice qui è
solidità, maturità, mantengo il mio spazio e so cogliere l'occasione in modo maturo. Ok. Vediamo adesso gli archetipi interiori tuoi. Quali sono le forze che si muovono in te in questa settimana come psiche, no? È un bellissimo paggio di coppe qua. Il tuo inconscio ha molta curiosità in questa settimana, vedo un'apertura emotiva e creativa. Io qua vedo che avrai nuove intuizioni e anche dei desideri profondi che emergono in questa settimana. Cioè potresti fare dei sogni vividi, dei sogni. Avrai delle ispirazioni creative. Cioè l'intuizione è molto forte per te in questi giorni. L'intuizione ti guida verso delle strade da esplorare. Sarai molto curiosa, molto curioso. Quindi ti dico, osserva in modo profondo i segnali interiori in questa settimana e lasciati guidare dalla sensibilità dove ti portano e non giudicare dove ti portano questi segnali. Ok? Ok, andiamo a vedere la salute. Il 3 di denari, la salute. Ma anche la scorsa settimana sulla salute era uscito il 3 di denari, se non erro. Correggetemi se sbaglio, se non erro il 3 di denari sulla salute. E qua ci stanno mettendo in riga, La salute, corpo, psiche e anima è un'unica cosa. Il 3 di denari significa proprio il corpo richiede costanza e collaborazione. Chiede aiuto, costanza e collaborazione il corpo. Il 3 denari sulla salute ci dice di mantenere una routine sana, cioè una routine sana, devi lavorare su piccoli ma importanti miglioramenti quotidiani, ti dice. Piccoli ma importanti miglioramenti quotidiani, eventualmente anche un supporto esterno per la salute o per il benessere. Quindi a livello pratico ci stanno dicendo di applicare costanza nelle abitudini, cioè pianificati un esercizio fisico, una dieta equilibrata, dei momenti di riposo. Ti ho detto nell'intro di questo video che in questa settimana pubblico un'altra sequenza fluida yoga sciamanico per andare incontro alla realizzazione degli obiettivi della tua anima. Quindi molte di voi che stanno facendo la pratica dei 21 giorni la state riadattando visto che l'avete finita. Continuate, ragazze mie, continuate sulla falsariga di quei 21 giorni che vi ho dato, perché con il 3 denari qua ripetuto anche in questa settimana ci dice state andando bene, state andando benissimo. Il corpo vuole questo perché il corpo è la manifestazione dello spirito e quindi quando tu agisci sul corpo stai agendo su tutti i livelli di consapevolezza, sulla psiche, sulla mente, su tutti i corpi stai agendo, sottili. Vedi, ci mettono attenzione proprio qua, infatti. Quando fate yoga sciamanico state a posto. Quando ogni giorno fate le pratiche yoga sciamanico state a posto. Ok? Prosperità, abbondanza. Mi raccomando, fate il rituale a te, a te, a te tutti i giorni. Lo trovate nel video Prosperità e Abbondanza. È semplicissimo, manco un minuto, è meno di un minuto. A te, a te, a te. Come vedete, corpo, denaro sono uguali, la materia e la manifestazione dello spirito. Ok, vediamo quali sono le energie collettive. E infatti l'energia collettiva abbiamo una regina di spade, una bella regina che taglia le maschere qua. A livello collettivo abbiamo lo smascheramento di alcune verità, di alcune rigidità. A livello cosmico abbiamo chiarezza, abbiamo discernimento, lucidità, cioè le forze esterne sostengono chi agisce con equilibrio e con verità. Quindi cosa succede a livello concreto? Ci sono degli eventi in questa settimana che portano verità e chiarezza e aiutano a prendere decisioni sagge, liberandoti da confusioni o da situazioni ambigue. Quindi a livello cosmico c'è il sostegno della verità, porta verità il cosmo e il mondo e ti aiuta a prendere decisioni lucide, ok? Quindi quello che mi sta dicendo la stesa è che in questa settimana le energie ti aiutano a prendere in mano la tua vita con saggezza e con responsabilità. Le prime 3 carte qua aprono proprio un cammino di forza, di autonomia, di opportunità improvvise.
Quindi puoi agire con decisione, proteggere la tua indipendenza e cogliere delle occasioni che ti portano avanti. Nel lavoro e nella vita sociale qua è richiesta perseveranza, protezione dei confini e attenzione alle sfide quotidiane. In casa qui e nei rapporti familiari è molto bella l'energia. Vedo leggerezza, vedo novità. Questa energia ti invita alla flessibilità, all'apertura verso il cambiamento. Tra gli amici e la comunità qua serve meditazione, equilibrio. Meditazione ed equilibrio. Perché è come se dovessi prendere delle decisioni, però le decisioni sono, rispetto alle amicizie e alla comunità, non devono essere prese d'impulso, ma con discernimento, con equilibrio. Ricordiamo il 3 di denari. Mentre qua la psiche è molto bella questa come carta, perché porta una curiosità emotiva, porta delle intuizioni, ti arrivano in questa settimana, delle ispirazioni che guidano le tue scelte, anche nell'ambito amicale, ma in tutti gli ambiti. È come se la tua psiche scoprisse qualcosa. Psiche in greco, no? Noi la traduciamo volgarmente in mente, ma psiche in greco è anima. La mente razionale poi è ciò che ha preso il comando dell'anima, il mito di amore psiche, no? Quindi è come se a livello intorno a te, la regina di spade a livello globale, queste verità che emergono dall'esterno e supportano la verità di ognuna di voi, è come se ti facesse venire delle intuizioni. E le intuizioni sono al di là della mente razionale, sono qualcosa di puro. Seguile senza giudizio, anche se ti viene in mente di fare delle cose che non stanno né in cielo né in terra per la tua mente razionale, proprio lì sta il fatto, devi fare quella. Il corpo qua richiede cura costante, attenzione ai dettagli, assolutamente sì. E le energie collettive ti supportano in tutto questo. Le energie collettive favoriscono le decisioni giuste e libere da confusioni. Se tu segui l'intuizione non hai confusione e vinci nelle decisioni che prendi in questa settimana. Allora, il filo conduttore qua è chiaro, c'è azione consapevole, indipendenza equilibrata, apertura alle novità. Anche le sfide della settimana, come i cambiamenti improvvisi e le opportunità che richiedono prontezza, ok? Quelle non sono ostacoli, sono inviti a rafforzare la tua sicurezza, a rafforzare la tua creatività e a portare armonia nella vita quotidiana. Mi spiego? Sì, fammi mettere con queste qua, delle specifiche qua. Allora, nell'ambito sociale e lavorativo, c'è un moscerino di nuovo. Sociale e lavorativo, sì, il cavaliere di denari, guarda, perseveranza ti è chiesto, affronta le sfide, comunque sia, so che magari puoi stare un po' stanca nell'ambito qua lavorativo, però il cavaliere di denari ti dice che le cose portate avanti con perseveranza e pazienza portano i più grandi risultati, va bene? Vediamo un po' nell'ambito familiare con il matto. Il carro, sì, ci sono dei cambiamenti improvvisi, inaspettati, magari una persona, non lo so, potrebbe anche essere un trasferimento di una persona che viene a trovarti. Vedo movimento e novità nell'ambito familiare e domestico, può essere una persona che arriva a trovarti o tu vai da una persona nei rapporti più vicini, c'è una persona perché porta movimento, una situazione che porta movimento e direzione, una persona decisa che può venire a trovarti a casa, una persona
che porta movimento. Vediamo il 2 di spade nelle relazioni sociali e il 2 di denari. Ti vedo effettivamente magari fare tante cose oppure essere chiamata a fare tante cose, però devi prendere una decisione nelle relazioni sociali, nella comunità, no? Puoi avere dei dubbi rispetto a come comportarti, rispetto faccio questo, faccio quest'altro, ci può essere un po' di sollecitazione esterna. Guarda, il 2 di denari ci insegna una cosa: danza con le polarità. Prenditi il tuo tempo, fai le decisioni, prendi le decisioni giuste con leggerezza, dice il 2 di denari. Va bene? Ci possono essere, non lo so, fammi mettere un'altra sul 2 di spade. Ah, il diavolo, ci possono essere delle situazioni di dipendenza a livello di amicizia. Situazioni di dipendenza a livello di amicizia. E quindi tu, siccome ti vuoi liberare da alcune situazioni di dipendenza, perché qua anche no, la propria vita privata, la propria libertà e le amicizie e gli altri. Guarda, le situazioni di dipendenza, qua può esserci qualcuno che prova dipendenza nei tuoi confronti, e ci può essere dipendenza a livello di relazioni sociali con qualcuno. Fatto sta che ci sono delle situazioni che ti mettono davanti ad alcune paure o delle resistenze, no? Allora lavora sulle emozioni. Se fai lo yoga sciamanico, in questa settimana che pubblico quest'altra sequenza ti risolve questo problema qua. E saprai prendere la giusta decisione perché la tua psiche è aperta alle intuizioni su come fare. Ok. Comunque mi sta uscendo il 10 di coppe, appunto, questo ti porta a gioia condivisa, con le intuizioni che ti porterà a fare, con le cose che la tua intuizione ti porterà a fare. Vediamo un po' ancora sulla psiche, il paggio di coppe. Guarda, allora, c'è 2 di coppe, la tua psiche, cioè la tua anima, è in perfetto contatto con il tuo spirito. Che dice la stessa cosa, Francesco, cioè io ti dico, avrai intuizioni che sono perfettamente connesse alla tua missione. Le tue intuizioni, sia nella relazione con gli altri che in quello che farai, sono perfettamente connesse. Segui l'intuizione perché ti aiuta a portare armonia e pace in tutti i rapporti, 2 di coppe. E soprattutto le intuizioni sono proprio guidate dal tuo amante mistico. Fidati e basta, va bene? Sì, no, voglio mettere gli oracoli adesso. Abbiamo usato i tarocchi della Dea e quindi io ti metto gli oracoli della Dea. Cosa ci dicono? Vediamo. Qua stanno tutti girati. Oh, li hai presi tu girati, Francesco. Ok. Allora, vediamo cosa ci dicono gli oracoli della Dea. Gli schemi. Guarda, questa carta risuona con il diavolo un po', ma anche all'ostacolo da affrontare. Ci sono degli schemi che tu abbatterai in questa settimana. Dove vedo la difficoltà degli schemi? A livello di relazioni di amicizia, di comunità e a livello della prova. Allora, la prova ci dice che magari se abbiamo perseguito determinati schemi, no? Nel darci tanto alle persone, darci tanto agli altri, seguire i consigli di qualcuno, limitando la nostra libertà e la nostra autonomia, quegli schemi vanno ridefiniti. Ecco, ricordati che la prova è la tua autonomia, quindi vanno abbattuti certi schemi, seguendo l'intuizione. Ci sono dei segreti qua, delle cose non dette. Nix, la dea Nix, la favola di potere della dea Nix, quando ve l'ho raccontata, vi ricordate che risveglio vi ho fatto fare? La trovate nella playlist l'arte sciamanica. Ci sono dei segreti qua, dei segreti non rivelati, la devozione, la quiete. Allora, queste sono le energie in questa settimana, alcuni segreti, no? Cos'è l'archetipo del segreto qua? Ciò che è nascosto. Ciò che è nascosto. In base alla lettura che abbiamo fatto, questa carta dei segreti come l'abbiniamo? Col fatto che, scusami, l'abbiniamo al fatto che soprattutto per quanto riguarda qua la situazione delle amicizie,
con delle cose non dette, o tu non hai detto qualcosa per sistemare alcune cose, quindi ti devi prendere un momento di quiete, dove stava qua sotto, e col 2 di spade, affinché tu possa prendere delle decisioni sagge guidate dalla tua intuizione, far venire fuori quello che è celato nell'ombra. E la devozione è la devozione al tuo amante mistico, 2 di coppe, paggio di coppe. Sii devota alla tua intuizione, perché è foriera, sono i messaggi del tuo amante mistico. Quindi l'unica cosa che vedo degna di nota qui è che all'interno delle amicizie ci sono delle dipendenze, dei condizionamenti o piccoli giochi di potere tra amici. Cioè, qua cosa ci stanno dicendo le carte? Di osservare con attenzione e con lucidità ciò che ti lega. Cioè, capire dove gli schemi di mancanza di libertà ti bloccano. Cioè, devi agire con discernimento senza ferire, ma senza sacrificare la tua autonomia. E le intuizioni che ti arriveranno in questa settimana sono proprio i messaggeri di armonia, cioè ti guidano a portare equilibrio nei rapporti, paggio di coppe e 2 di coppe. Cioè ti guidano proprio a dialogare con cuore e mente, a coltivare connessioni che rispettano sia te stessa o te stesso che l'altro. Ed è proprio qui che questa devozione ci dice che la tua intuizione interiore, a cui sentirai di essere devota, ti conduce verso relazioni autentiche, sia nelle amicizie che nella vita sentimentale. Questi segreti qui sono legati al diavolo nelle amicizie, ti ripeto. L'unica cosa particolare era questa. Magari ci sono delle verità non dette all'interno delle amicizie o piccole incomprensioni o delle questioni nascoste. Qual è la chiave? Affrontare con saggezza e tempismo, cioè ascoltando la voce interiore prima di parlare, così che quello che emergerà dalla tua voce interiore sia costruttivo e non conflittuale. Sì, qua gli schemi mi ribattono su questo, te lo ribadisco. Osserva quali comportamenti o abitudini limitano la tua leggerezza e il tuo benessere e scegli consapevolmente cosa mantenere e cosa lasciare andare, perché le energie collettive te lo permettono, ti supportano. Ok? Quindi sommariamente questa settimana ti invita a muoverti con equilibrio tra autonomia e relazioni, tra libertà e devozione, tra ciò che è segreto e ciò che invece è espresso. Ricordati che le intuizioni dell'amante mistico ti sostengono, guidandoti a creare armonia e fiducia e chiarezza nei rapporti. È una settimana di discernimento, ascolto profondo e scelta consapevole, dove ogni amicizia, ogni legame, ogni momento di introspezione ti aiutano a manifestare relazioni e un amore che sia libero e sacro. Va bene? Ok, detto questo, ragazzi miei ragazzi, passiamo a vedere l'amore. Allora, andiamo a vedere nell'amore cosa accade, sia che tu abbia una persona sia che non ci sia nessuno, va bene? Mettiamo qua la separazione. Allora, vediamo. Prima di tutto vediamo, prima carta, la tua energia erotico-spirituale. In questa settimana la tua energia erotico-spirituale. L'energia dell'altra persona, chiunque l'altro sia, se hai una persona nel cuore o se non c'è ancora nessuno, l'energia dell'altro. Il nodo karmico a livello relazionale amoroso. Qual è la trasformazione possibile in questa settimana? Come si trasforma le due energie insieme? E qual è la benedizione dell'amante mistico? Allora, facciamo un bel respiro. Cosa ti accadrà nell'amore? Allora, andiamo a vedere la tua energia erotico-spirituale in questa settimana.
abbiamo la torrona qua, abbiamo una bella torre, la tua energia erotico-spirituale, la torre. Io qua ti vedo che la torre indica, prima di tutto, la necessità tua interna di fare dei chiarimenti nei rapporti, oppure di rompere vecchie dinamiche. Cioè, per esempio, se sei in una relazione, questo significa un momento di verità che cambia proprio la prospettiva. Se sei singolo, invece, questa è una potente occasione per riconoscere cosa vuoi davvero e liberarti da legami passati o da schemi limitanti. Ricordati che abbiamo, scusami, con l'aria condizionata ancora, le energie collettive con la regina di spade, cioè ci sono delle verità che vengono a galla a livello collettivo e ti aiutano a manifestare la verità di quello che vuoi, senza schemi limitanti, senza aggrapparsi a delle zone di, come si può dire, sai, quel torpore, ecco, il torpore del comfort, di vecchi schemi, perché è molto intensa la tua energia erotico-spirituale in questa settimana. Cioè qua crollano per te le convinzioni limitanti che riguardano il tuo modo di amare. Crollano le sensazioni, le convinzioni limitanti che riguardano il tuo modo di relazionarti con l'altro. Anche il tuo modo di esprimere il desiderio, di esprimere l'intimità, crollano i vecchi costrutti qua. Cioè è come se lo spirito ti dicesse non ti serve più questa cosa. Lascia cadere ciò che è costruito su delle illusioni che ci hanno indottrinato a credere o su delle aspettative non autentiche. Ah, ci picchia. Vediamo l'altro come sta. Che ci sia o meno, vediamo l'energia che ti viene incontro, ok? Qua c'è un 3 di bastoni. Ci sono altre persone che ti osservano. C'è... può essere che c'è qualcuno a distanza o altre persone che ti osservano. Questa è l'altra energia, porta un archetipo di attesa e anche di apertura e lungimiranza. Questa carta qui è una persona o un'energia che guarda lontano, che sta guardando, no? Che progetta, che esplora le possibilità senza fretta. Cioè, questa energia si può manifestare come qualcuno che entra nella tua vita con calma, però con intenzione. Oppure una persona già conosciuta che inizia a mostrarsi più chiara, più matura, più pronta a investire. Cioè qua l'invito è a osservare i segnali, per te l'invito a osservare i segnali senza correre, valutando prospettive concrete e durature. Mi spiego? Sì. Qual è il nodo karmico da sciogliere in questa settimana? Il fante di bastoni, Allora, potresti sentirti tentata o tentato di evitare una conversazione difficile, oppure ti potresti sentire tentata o tentato di trattenere i desideri. Ma l'insegnamento qua c'è la torre, c'è la Kundalini che sale qua. Cioè, l'insegnamento è agire con chiarezza e con cuore. Quindi il fante di bastoni qua ci indica che le sfide amorose di questa settimana richiedono del coraggio e soprattutto spontaneità e onestà. Cioè questo nodo karmico si scioglie quando ti apri alla comunicazione autentica, al movimento emotivo senza paure. Mi do prima di tutto a me stessa, e quindi se mi do a me stesso mi do anche all'altro. E l'altro intanto scruta, no? Osserva. E quanto più tu sei autentica, l'altro muove passi con direzione, no? E costruzione. E vediamo grazie a queste energie qual è la trasformazione possibile che ne viene fuori. E infatti la concretezza. Infatti l'autenticità porta sempre concretezza e viaggi duraturi. Il cavallo di denari, cioè la trasformazione che si apre in questa settimana porta stabilità, concretezza e crescita. Questa carta ti indica che ciò che prima poteva essere incerto o ciò che prima poteva essere turbolento si trasforma in qualcosa di solido, concreto e affidabile. Per esempio, nel corso della settimana puoi vedere dei progressi tangibili in una relazione
o puoi vedere dei progressi tangibili nella tua capacità di attrarre ciò che desideri in modo realistico e duraturo. Cioè ti puoi vedere veramente potente. Ricordiamo che abbiamo il paggio di coppe qua con il 2 di coppe che era uscito prima. Rispetto alla tua intuizione, il tuo amante mistico ti guida, tu segui la tua intuizione verso la verità e costruisci a livello amoroso relazioni solide, e anche la tua capacità di manifestare esattamente, plasmare la persona sulla base del tuo archetipo. Riguardatevi il vostro archetipo rispetto al segno zodiacale, ti presento la tua anima gemella, ok? Questo sta dicendo questa stesa qui. Grazie magari a quel video che avete visto, sta lavorando dentro di voi l'idea. Come dicono gli antichi, le idee sono dei, gli dei. Allora, grazie a quello c'è la torre a livello di la tua energia erotico-spirituale, cioè l'idea del tuo amante mistico, dell'anima gemella, sta lavorando dentro di te, plasmando la tua realtà. Bene, questo ti fa fare delle azioni in questa settimana che hanno a che fare con la verità, l'autenticità. Questo a cosa porta? A costruire basi solide per la concretezza amorosa. Questa è un'energia che permette in questa settimana di costruire passo passo, senza fretta ma con sicurezza. E vediamo qual è la benedizione dell'amante mistico, della tua anima gemella come archetipo, no? Il 6 di bastoni, vittoria. Vittoria, vittoria, vittoria. Il 6 di bastoni qua mi parla di successo, riconoscimento e gratificazione. Cioè l'amante mistico, la tua anima gemella interiore, ti supporta con un'energia vittoriosa per quello che vai a fare nelle relazioni. Tutto ciò che fai per vivere l'amore in modo autentico è sostenuto, benedetto e riconosciuto. Cioè a livello concreto i passi che fai verso la chiarezza, la sincerità, l'impegno nel cuore portano risultati visibili in questa settimana, l'approvazione interiore, l'armonia nelle relazioni. E questa carta è un incoraggiamento a continuare a manifestare il tuo desiderio con fiducia e integrità. Va bene? Potentissimo, eh? Vediamo cosa ti dice l'altra persona, quale energia è mossa l'altra persona con i miei potenti oracoli lui lei, che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Qua ci sono anche nuovi inizi, nuovi amori con una persona che ti osserva prima di fare un passo, e tu sarai chiara, sarai chiaro, essendo molto felice di essere stata chiara in questa nuova conoscenza. Sentirai i progressi della tua manifestazione, ok? Nella realizzazione dell'amore che ti corrisponde rispetto al tuo archetipo di nascita, come abbiamo fatto il video per il tuo segno zodiacale. Ok, vediamo l'altra persona. Ti sto aspettando, sta aspettando te. Infatti l'altra persona scruta, aspetta un tuo cenno, un tuo passo, o comunque l'altro sta aspettando che tu sia autentica o autentico, anche se non lo vedi ancora l'altro. È il tuo amante mistico, la tua anima gemella interiore che sta aspettando che tu sia autentica, autentico, abbandonando vecchi modelli relazionali obsoleti che ti hanno lasciato nel torpore. Oppure una persona fisica che ti dice ti sto aspettando. Ok, cos'altro? Vorrebbe le tue gambe adesso. Quanto vorrei le tue gambe ora? Le gambe sono anche un simbolo, no? Ti sto aspettando le gambe, il movimento. Cioè il tuo amante mistico, la tua anima gemella, ti chiede di muoverti verso la direzione dell'autenticità senza filtri. Ok. Cos'altro? Vuoi la verità? La verità è che non mi sono mai sentito degno di nulla e sono scappato, perdonami. E qua parliamo per tutte di voi, per tutte coloro che hanno una relazione, una persona che è scappata, e magari il senso è che voi avete capito un'altra cosa, ma la verità è che questa persona non si sentiva degna. Degna di cosa? Non ci si sente mai degni della bellezza perché non ce l'hanno insegnato, abbiamo una mente subdola che guida il comando della nostra vita. Quindi qua abbiamo una persona che chiede perdono per essere scappato, una persona che sta prendendo consapevolezza di alcune debolezze che ha avuto nel rapportarsi alla propria interiorità e quindi di conseguenza a te.
ok? Io vedo che in questa settimana l'amore è potente e trasformativo e la tua energia qua erotico spirituale con la torre rompe tutto, rompe tutto. L'altra persona attende, porta attesa e visione. Chiunque entri nella tua vita in questa settimana o comunque questa energia qui è pronta a progetti concreti e duraturi. Però devi avere coraggio e sincerità, cioè le paure devono essere affrontate con chiarezza e molta spontaneità, senza prepararsi discorsi, niente, spontaneità. Affidandosi a cosa? All'intuizione. Perché la trasformazione che ne deriva all'interno dei rapporti, quello che fai in questa settimana con questo approccio porterà stabilità e progressi concreti, passo dopo passo, perché l'amante mistico sostiene ogni tua scelta autentica e porta il riconoscimento in questa settimana. Voi avrete dei risultati tangibili in questa settimana. Collegando questa stesa, come stavo dicendo, con la stesa generale, dove emerge proprio un tema chiaro: liberazione di vecchi schemi, attenzione alla propria autonomia, apertura alle opportunità reali e il coraggio nelle relazioni. Qua tutti gli ambiti, lavoro, amicizie, famiglia, psiche e salute, supportano questa trasformazione, con la torre che funge da catalizzatore per te, affinché tu possa abbandonare ciò che non serve più e aprire spazio a ciò che è autentico, stabile e gratificante. E questo si riversa nelle relazioni con questo passo audace che vai a fare verso l'incontro con il tuo vero amore interno, che poi va all'esterno con una persona concreta, stabile, e vedrai passo passo risultati tangibili. Sì. Mettiamoci un oracolo di qua, un altro oracolo della Dea voglio mettere di qua. La generosità. Allora, questa è la carta che ti dice sia della benedizione dell'amante mistico, che ti darà tutti gli strumenti, le doti, le capacità e i talenti per realizzare l'archetipo del tuo vero amore, sia io qua ti vedo pronta a dare o pronto a dare. Ma a dare cosa? Autenticità senza limiti, è la cosa più bella da fare, confrontarsi con la propria generosità, di dare. Generosità significa essere autentici verso se stessi. Questo ti permette di essere generosa con la voglia di dare, generoso con la voglia di dare cosa? Tu dai te stessa, te stesso, il tuo essere all'altro senza limiti. Sperimentando grande generosità in questa settimana da parte dell'amore. Bellissimo, mettiamoci un altro oracolo della magia. Bellissima sta carta. Mañana, il mondo te spera, il mondo ti sta aspettando. Cioè, è la stessa carta, ti sto aspettando, il mondo ti sta aspettando. Questa è la carta del risveglio. E qua c'è una donna che si sveglia nel suo subconscio, qua ci sono i pesciolini, l'acqua. Si risveglia alle acque profonde, connettendosi profondamente con le proprie emozioni, essendo libera dalle paure, dai condizionamenti, affrontando tutto con grande coraggio e realizzando un obiettivo importante a livello relazionale. Bellissimo. Quindi, ragazze mie, ragazzi, io non aggiungo altro, concludo qui, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano.